Nuovo tutorial, oggi vi presento il cocoon. Allora vi lascio nel tutorial tutte le indicazioni per realizzarlo più grande ma anche più piccolino. È morbidissimo con il filato funky e vi lascio tutte le indicazioni per fare anche delle variazioni per il nostro cocoon. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il tutorial che andiamo a vedere è questo cocoon facilissimo, è un rettangolo che andiamo a realizzare delle cuciture di lato, il classico coprispalle abbastanza comodo. E poi per quanto riguarda diciamo il bordo che va per tutto, diciamo per tutto il coprispalle, il cocoon, io l'ho realizzato piccolino, ma se volete potete realizzare molto più largo, vi chiude davanti se volete. Io lo voglio così che si appoggia, non lo voglio che si chiude come un cardigan, però voi girate il collo in questa maniera e proseguite a lavorare in tondo fino a che si chiude tranquillamente. Per le maniche io ho deciso di fare semplicemente una lavorazione di maglia alta, non ho voluto realizzare una manichina perché non mi piace, che volevo qualcosa che era pratico da mettere e che copre bene le spalle, però carino da indossare. Allora, i gomitoli che ho utilizzato sono 6 gomitoli, ma potete proseguire insomma anche con la chiusura davanti e aggiungere anche un bottoncino, perché no? Passiamo subito a vedere l'occorrente e Il poi al filato tutorial. scelto per questo progetto è il Funky, un filato morbidissimo e molto vaporoso. Andiamo subito a vedere la sua composizione. Allora, ha il 21% di lana, il 65% di acrilico, il 14% di poliamide, 50 grammi al gomitolo, 105 metri. Consigliano i ferri dal 6 all'8 e dal 5 al 7 consigliano l'uncinetto. Vi faccio vedere il colore che è bellissimo, che da un blu scuro al più chiaro. Vi dico anche, questo è il color avio. Avio ha un pochino, ecco, un pochino leggero proprio di bianco, d'azzurro e marroncino. E diciamo qualche inclusione di come un color coccio. Veramente molto bello, ve lo faccio vedere, morbidissimo e molto vaporoso. Allora, per realizzare il nostro cocoon ho utilizzato 6 gomitoli, un uncinetto, 7. Allora, andiamo a vedere il punto. Il punto che ho scelto è semplicissimo, ma rende questo filato molto più vaporoso e morbido e leggero soprattutto. Allora, come vedete, ho realizzato come dei punti ventaglio e poi un punto a V con una catenella di separazione di una semplicità e poi è velocissimo da realizzare. Allora, per fare il nostro pannello che deve arrivare a circa 1 metro e poi ci andremo diciamo ad alzare fino a 70-72 centimetri nel mio caso, andiamo a lavorare 91 catenelle più una. Allora, come taglia diciamo è un po' una taglia unica, però ovviamente se lo vogliamo più piccolino, diciamo come l'ho indossato io, facciamo 10 centimetri di meno, ma se lo vogliamo più grande 10 centimetri di più, ovviamente un pochino più corto nel pannello, in tal caso è più grande di questo, diciamo che supera una L, allora andiamo ad alzarci ancora di 10 o anche 15 centimetri in base a quanto lo vogliamo poi lungo. Poi andiamo a lavorare il nostro bordo. Allora, vi ho detto tutto, 91 catenelle per arrivare quasi a 1 metro di lunghezza. Allora, è un multiplo di 3 più 1. Adesso vado a realizzare una catenella ulteriore e realizzo una maglia alta. Nel mio caso è una maglia bassa con una catenella. Adesso vado a lavorare e a contare 1, 2, 3, entro nella terza catenella e lavoro 3 maglie. Nello stesso punto maglia alta, la prima, la seconda e la terza, sempre sullo stesso punto. Andiamo a contare ancora 1, 2, 3 e entro nella terza e proseguo fino alla fine della riga, per cui in base a quelle catenelle che abbiamo avviato, al limite
possiamo creare un campione per determinare poi la giusta lunghezza. Allora, adesso che ho terminato il secondo ventaglio vado avanti, per cui questa è la prima, 1 2 3 è la terza, ancora un ventaglio, in questo caso vedete, e poi abbiamo 1 2 3, vado a chiudere proprio nella terza con una maglia alta e abbiamo concluso la riga. Ecco qui andiamo avanti, è facile facile. Adesso come ci dobbiamo alzare? Una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare una maglia bassa e una catenella che corrisponde a una maglia alta. Adesso cosa facciamo? Entriamo nella prima e nella seconda maglia alta, per cui in quella centrale andiamo a realizzare il punto a V, per cui una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Proseguo ancora, entro in quella centrale, per cui questa è la prima, la seconda, maglia alta, catenella e maglia alta. Proseguo ancora sempre nella seconda del ventaglio, quella centrale, maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a concludere ovviamente con una maglia alta. Entro nella maglia alta, che è l'ultima, e ho realizzato una maglia alta, e questo è il nostro pannello. E ripeto tutto da capo. Adesso vi faccio vedere un'altra volta la prima riga, quindi vedete la prima e la seconda. Come vedete è super semplice. Catenella, volto il lavoro, maglia alta, qui una maglia bassa con una catenella. Cosa faccio adesso? Le tre maglie le realizzo proprio nella catenella, per cui prendo il filo, passo proprio sotto con l'uncinetto e lavoro 3 maglie alte. Prendo il filo e vado nel punto successivo, entro sotto proprio dentro al punto a V e lavoro 3 maglie alte. Ancora 3 maglie alte e abbiamo concluso, per cui si ripetono sempre queste due righe. È super facile, ho scelto questo punto facilissimo, all'ultimo chiudo con una maglia alta. Ho scelto questo punto super facile perché dobbiamo lavorare un pannello abbastanza grande, per cui lavorare un punto semplicissimo ci dà una facilità poi, diciamo, nella crescita del nostro pannello. Allora adesso andiamo a vedere le misure e continuiamo con il nostro progetto. Allora, mi sono portata avanti con il lavoro, non riesco a farvelo vedere tutto perché diciamo, sono andata avanti fino a 72 centimetri, cui ho fatto un bel lavoro, è più di un metro, per cui non riesco proprio a farlo vedere tutto, non entra nell'inquadratura, ma quando sono arrivata, come vedete, questo è il punto a V, qui sono le 3 maglie lavorate, ho iniziato a lavorare a maglia alta punto su punto proprio per andare a chiudere. Ora vi faccio vedere con l'uncinetto. Ecco qui, ho cambiato inquadratura, come vedete abbiamo il punto a V e poi le 3 maglie. Vado a chiudere quando arriviamo a circa 72 centimetri, abbiamo le maglie, qui vado a chiudere tutta la riga a maglie alte in questo modo, così andiamo poi a chiudere il nostro cocon. Ovviamente dobbiamo realizzare delle cuciture. Proseguiamo fino al termine. E questo è l'ultimo punto. Andiamo a chiudere e abbiamo terminato, per cui vado poi a nascondere la codina e abbiamo terminato. Iniziamo le cuciture. Andiamo a vedere adesso come chiudere e prendiamo le misure. Come vedete ho chiuso i lati in questo modo e dal lato opposto
vedete, questa è la parte davanti e questa è la parte dietro. Ovviamente non entra tutto nella ripresa, però insomma avete capito come si piega, ma lo potete anche piegare in due, però così per me lo trovo molto più facile. Allora adesso dobbiamo decidere, dopo aver nascosto le cotine, quanto lasciare per la nostra diciamo manica dove esce il nostro braccio. Io lascerei 20 centimetri, ma se volete potete lasciare anche 18 centimetri. Potete lasciare 20 centimetri all'incirca oppure anche 18 centimetri. Questo dipende da quanto voi lo vogliate largo. Andiamo a iniziare le cuciture. Iniziate le cuciture, poi andiamo a rifinire tutto intorno. Vedete come viene chiuso? Il rettangolo, questa è la base. Facciamo così. Questa è la base. Ho messo la parte, questo è il dritto e questo risulta ovviamente poi il rovescio. L'ho fatto sia alla parte sotto e sia alla parte superiore. Adesso che ho messo il marcapunti, ho calcolato i 20 centimetri, vado a cucire. Ho preso un ago gigantesco, forse un po' troppo grande, e vado a cucire. Questo ha una corona veramente gigante. Ecco qui. Una volta cucito, sia dalla parte destra che sinistra, fissiamo bene, andiamo a nascondere tutti. Allora, adesso ho terminato di cucire, vedete, ho terminato, dopo tolgo i marcapunti, metto al dritto del lavoro, vado, diciamo, dietro in questo punto e lo metto al dritto, che vado a lavorare tutto intorno a maglie a rilievo. Mi aggancio con il filo, realizzo una catenella, rientro e vado a lavorare una maglia. Adesso l'ho agganciato bene, vado a lavorare delle maglie a rilievo, per cui prendo il filo e lavoro una maglia a rilievo davanti e una maglia a rilievo dietro. Davanti, poi andiamo a nascondere tutti i fili e dietro, in questo modo. Allora andiamo a lavorare tutto intorno, tutto, poi andiamo a lavorare più giri finché lo proviamo e dobbiamo capire quanto bordo alto vogliamo, no? Io lo voglio abbastanza alto, per cui farò un pochino di giri. Ora vado a vedere quanti e vi dico. Adesso vado a lavorare tutto intorno, uno a rilievo dietro e uno a rilievo davanti. Ho terminato, ho lavorato 4 giri, ma possiamo farlo anche più, diciamo, più largo, poi possiamo girare. Adesso vi ho lasciato il filo per farvi vedere che la congiunzione neanche si vede, però se noi giriamo il collo, lo giriamo in questo modo il collo, possiamo continuare a lavorare fino a quando io lo lascio abbastanza aperto, mi resta davanti, ma se lo vogliamo che resta ancora più chiuso, possiamo proseguire e fare più giri, sicuramente girare il collo. Io il collo non lo voglio girare e lo posso lasciare anche dritto in questo modo. Questo poi in base a come vi piace insomma il modello. Ho fatto un giro solo di maglie alte, non ve lo faccio vedere perché è semplicissimo, ho lavorato punto su punto. Soltanto un giro di maglie alte, non voglio fare la manichina, per cui voglio qualcosa che sia pratico e semplice. Allora, il tutorial è terminato, come avete visto lo potete realizzare di qualsiasi misura, perché il pannello questo è di circa 1 metro per 72, fate 90 centimetri per una taglia più piccola, oppure fare 110 per una diciamo più grande, più comodo. Il mio insomma questo è su una ML, insomma sta benissimo. Lo volete più piccolino, fate 10 centimetri, 10 centimetri di meno sul pannello e il gioco è fatto. Insomma, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Come avete visto è super facile realizzarlo, potete comunque variare il bordo, realizzarlo sicuramente anche un pochino più largo se volete e girare il collo. Questo fa sì che riuscite anche a chiuderlo, questo dipende da come lo volete realizzare.
Il filato funky è fantastico, poi abbiamo a disposizione 500 grammi, per cui possiamo variare come vogliamo il nostro bordo del nostro cocon o renderlo anche più ampio. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, seguitemi anche su Instagram o sul gruppo Uncinetto Dolci Riflessi. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.